Di lavaggio degli scambiatori a piastre abbiamo parlato diverse volte, parlando di rigenerazione, di pulizia, di foul infector. Diciamo che è un argomento molto ampio e che merita un approfondimento. Ovviamente se parliamo di scambiatori a piastre ispezionabili è chiaro che sia facile pulirli. Facile relativamente. Diciamo che essendo ispezionabili basta smontarli, aprirli, lavarli con acidi, con soluzioni detergenti, con fluidi più o meno aggressivi e quindi una volta puliti richiuderli. Ma non basta. Non basta perché solitamente questa operazione viene integrata da un controllo con i liquidi penetranti per verificare che le piastre non siano corrose, criccate, rotte. Diciamo che fenomeni evidenti di corrosione saltano all'occhio, li si vede immediatamente, ma ci possono essere delle microcricche, magari legate a una manutenzione fatta male, il pacco è stato serrato troppo, quindi le piastre si sono schiacciate, che non sono evidenti e si possono visualizzare solamente con i liquidi penetranti. Operazione che viene fatta sul 100% delle piastre. Un'altra operazione che è possibile fare, non è detto che sia necessaria, ma a volte sì, è quella di sostituire le guarnizioni. Il più delle volte si procede a smontare le guarnizioni, lavare le piastre e rimontare le guarnizioni, soprattutto se sono guarnizioni clip, ovvero non incollate. Ma possono esserci dei casi in cui le guarnizioni sono usurate e vanno sostituite. A quel punto la rigenerazione comporta anche la sostituzione di tutto il pacco guarnizioni. Chiaramente è un'operazione piuttosto invasiva, piuttosto costosa, che vale la pena applicare su scambiatori di una certa taglia. Su scambiatori molto piccoli spesso e volentieri non è detto che sia economico, potrebbe essere più economico sostituire completamente il pacco. Se vi serve qualche suggerimento, se avete qualche informazione da chiedere, se avete qualche dubbio, contattateci. Buona giornata!